Rieccoci con un nuovo video. Oggi utilizzeremo, come vedete, i Wizard Tarot. Questo mazzo così bello perché ha appunto un taglio, un'iconografia molto romantica, direi quasi fiabesca. Allora, la domanda che andremo a fare quest'oggi agli arcani è la seguente. Sono molto attiva sui social, quindi comunque posto alcune foto, alcuni pensieri, alcune mie riflessioni. Ho la possibilità anche di comunicare tramite appunto chat, messenger, direct, eccetera, con determinate persone. Ne ho conosciute ovviamente diverse, ma finalmente ci sarà tra queste persone una persona con la quale poter cominciare una reale conoscenza che diventi un vero amore, quindi che diventi una storia vera e propria e soprattutto che mi permetta di sperimentare un sentimento, quindi non soltanto chiaramente le classiche conoscenze mordi e fuggi, ma qualcosa di più. Cerchiamo dunque di chiederlo con questo bellissimo mazzo e con appunto il mio metodo degli 8 arcani o 7 più 1 come dico io. Allora cerchiamo di capire il presente della vostra situazione web, ossia che cosa in questo momento state appunto sperimentando, mi sono girate le carte, in queste situazioni, chiamiamole virtuali. Cerchiamo di capire cosa c'è di bello, se magari state facendo delle conoscenze interessanti, cosa c'è che invece proprio non va, quindi eventuali ostacoli, persone non proprio sincere. Questo è un altro tasto assolutamente dolente, Quindi le persone che sono attorno a voi, amici, amicizie, eccetera, che tipologia di rapporti voi intraprendete, iniziate con le persone, vi ripeto, in ambito proprio social, e soprattutto il consiglio che vi viene dato dagli arcani per quanto riguarda appunto il come fare per portare a casa un minimo risultato, quindi trovare comunque una persona che sia seria e che abbia voglia comunque di costruire qualcosa. Ed infine, posizione importante, il futuro prossimo. Quindi se ci sarà veramente questa persona che in qualche modo potrà far battere il vostro cuore, che ovviamente però ricambi anche i vostri sentimenti. Allora, ok, ve li metto più in alto di modo che appunto riuscite a vederli bene. Allora, partiamo dalla posizione del presente, ossia questa posizione qua, ossia appunto
qual è la vostra situazione social. Vediamo un po' come vivete appunto determinate conoscenze, se magari c'è qualcosa che già spicca rispetto a tutto il resto, oppure se c'è qualcosa che non va. Vediamo un po'. Allora, il 3 di bastoni. Allora, 3 di bastoni è la carta dell'attesa. Guardate che cosa sta facendo appunto questo giovane in questa bellissima biblioteca. È una persona che evidentemente sta attendendo, guardate qua, dopo aver studiato un determinato procedimento e appunto una determinata formula, la riuscita di un processo alchemico. Questa persona evidentemente si è data tanto da fare. Evidentemente parliamo di bastoni, ci ha messo del suo, ci ha messo dell'impegno, ci ha messo volontà, passione, energia, tenacia. E ora sta attendendo che arrivino i frutti di tutto ciò che ha seminato sino ad ora. È un'attesa proficua, perché chiaramente il 3 di bastoni spesso viene indicato in altri mazzi, diciamo più tradizionali, con un individuo, uomo o donna, che appunto guarda l'arrivo di barche all'orizzonte. Le barche stanno arrivando, stanno giungendo al porto, ma chiaramente non sono proprio vicine, quindi manca ancora qualcosina. Quindi evidentemente voi sapete che quello che avete sino ad ora seminato è stato buono. Evidentemente sapete che le vostre foto piacciono. Sapete che il vostro corpo piace, che la vostra intelligenza, le vostre battute, i vostri interventi evidentemente hanno lasciato il segno. In qualche modo avete, diciamo, gettato l'amo e state aspettando che venga raccolto da una o più persone. Quindi in realtà, vi ripeto, i 3 sono carte benaugurali, perché rappresentano appunto sempre una germinazione, una crescita, qualcosa in più che sta già nascendo. Le carte di grado 3 riportano a quale arcano maggiore corrispondente? L'imperatrice. Quindi una donna solitamente incinta. Anche in questo caso il bambino c'è già, deve solo nascere. Quindi evidentemente c'è un qualcosa in erba, diciamo, che state già vivendo, quindi ci sono già delle simpatie o una in particolare. State semplicemente aspettando che ovviamente o questa persona si faccia avanti in maniera più concreta, per esempio vi chieda di uscire, di vedervi, oppure che questa persona in qualche modo dimostri il suo interesse, che magari risponda a determinate vostre storie che magari voi pubblicate appositamente per questa persona. Quindi qualcuno già c'è, ve lo ripeto, le barche già stanno arrivando all'orizzonte, il bambino già c'è nella pancia dell'imperatrice. In questo caso il processo alchemico è già avviato, bisogna solo aspettare che si arrivi alla fine. Quindi c'è qualcosa già nell'aria di embrionale. Voi piacete sicuramente a qualcuno, vi ripeto, o a una o a più persone, perché no? O voi siete interessate a una o più persone. Ma si stanno attendendo degli sviluppi, diciamo, un po' più veloci. Vediamo che cosa c'è di positivo a questo punto nel vostro rapporto con appunto persone conosciute sui social. La regina di coppe, voi. Allora, voi sapete che in tarologia, io questo lo dico sempre, ogni carta di corte ha il suo ruolo ben preciso.
la consultante è la regina di coppe o la regina di bastoni. In questo caso, appunto, mi siete venute voi. Come? In quali vesti? Di donne sensuali, perché i personaggi di coppe rappresentano, nell'accezione ovviamente femminile, la femminilità, la sensualità, tutto ciò che riporta alla bellezza. A volte anche la regina di coppe rappresentate in alcuni mazzi dalla Venere. Quindi siete donne che abbagliate, piacete ragazze, questo è poco ma sicuro, anche semplicemente per un piccolo particolare di voi. C'è qualcosa in voi che attrae molto gli uomini, ma vi dirò di più, essendomi venuta una regina di coppe, di voi evidentemente attrae anche quel qualcosa, quello charme che evidentemente altre donne non hanno, nel senso che non attirate questi uomini solo da un punto di vista fisico o sessuale. Se mi fosse venuta la regina di bastoni, potevo dirvi, questi uomini vi desiderano, vi vogliono a livello proprio fisico e carnale. In questo caso ci sono delle persone tra le vostre conoscenze che vi vedono anche una donna interessante, intelligente e soprattutto empatica e buona. La caratteristica della regina di coppe è l'intelligenza emotiva. Quindi evidentemente ci sono molte persone che hanno capito e compreso la vostra grande capacità di dare. La regina di coppe dà tanto amore, mette prima gli altri e poi se stessa. È una donna che sa sacrificarsi. È una donna che, vi ripeto, sa dare tanto e lo fa perché ha un cuore grande. Quindi evidentemente c'è quello sguardo, quel sorriso, quel discorso, quella riflessione, quegli interventi che fanno capire alle persone che vi guardano e vi leggono, questa è anche una donna profonda. Molto bella questa cosa. Veramente state dando un'immagine di voi molto positiva, un'immagine anche invidiabile sinceramente, perché è facile sul web trovare comunque persone che rimangano abbagliate dalla vostra bellezza, ma che vogliano ovviamente notare e che siano disposte solo a notare quello, quindi la vostra bellezza estetica, di cui vogliono assolutamente poter beneficiare, punto. In realtà, nel vostro caso, evidentemente state trovando o avete attirato con appunto ciò che postate delle persone che riescono anche a vedere oltre la vostra bellezza, che vedono qualcosa in voi di diverso e di sentimentale che parte dal cuore. Questo è molto importante. Allora, vediamo cosa c'è però a questo punto nel vostro cuore, se vi piace qualcuno, se siete deluse. No, siete deluse. Allora, 5 di Pentacoli. È una carta di grande freddezza, il 5 di Pentacoli. Solitamente, appunto, viene rappresentata da una persona che viene lasciata fuori al freddo. Guardate appunto questa streghetta che procede nella neve e al freddo, ovviamente, sotto questa tempesta di neve e in questa ambientazione così lugubre e oscura, utilizzando semplicemente appunto la sua lanterna, con questi abiti e questo mantello piuttosto logoro. Il 5 di Pentacoli rappresenta la povertà, non la vostra ragazze, ma la povertà delle conoscenze che avete fatto sin d'ora. Evidentemente, tutte le persone che avete conosciuto sino ad ora, sino al momento presente, quindi nel passato prevalentemente, sono state persone che non vi hanno dato nulla di più rispetto ad un mero uso. Il 5 di Pentacoli rappresenta di solito la figura dell'amante,
quindi degli amori nascosti, quegli amori superficiali anche, degli amorazzi. Evidentemente avete conosciuto anche persone menzognere che magari hanno finto di essere libere, invece non lo erano. Erano persone in cerca di un amante, persone in cerca di un'altra donna che potesse soddisfare un ménage, ovviamente ormai appunto insoddisfacente. Il 5 di Pentacoli è una carta di grado 5, ok? Che arriva da una carta di grado 4, che rappresenta la stabilità sentimentale, matrimoniale. L'elemento in più che porta la carta dal grado 4 al grado 5 rappresenta appunto una persona che si inserisce in un rapporto, in questo caso di pentacoli, quindi per dare soddisfacimento materiale al rapporto. Ok? Quindi, scusate, il 5 di Pentacoli rappresenta una situazione sentimentale pressoché nulla. Avete veramente incontrato persone che non volevano un rapporto d'amore, ma non perché c'è qualcosa che non va in voi, ragazze, toglietevelo dalla testa. Erano loro che semplicemente cercavano altro. Ecco, evidentemente non sono state però sincere. Perché? Non c'è nulla di male nel voler conoscere una persona ed esserne attratta sessualmente, assolutamente. Quello che ovviamente però inizia moralmente a scricchiolare è il non far presente all'altra persona, quindi in questo caso ad esempio voi, che magari si è impegnati e che si sta cercando soltanto quel tipo di conoscenza. Avete conosciuto persone non sincere, persone che hanno preso o che volevano prendere quello che a loro faceva più comodo e poi hanno lasciato voi a mani vuote. È chiaro che avete provato un senso di sconfitta, di rimorso, anche verso voi stesse, perché a volte vi siete sentite incapaci di proteggere voi stesse. È come se a volte vi siate chieste: ma perché io non riesco a trovare la persona giusta, o comunque a capire che la persona che ho di fronte a me è una persona menzognera? Perché non mi sono difesa abbastanza? Perché continuo a cadere negli stessi errori o negli stessi casi umani, diciamo così. Quindi molto spesso avete rimproverato voi stesse, ragazze, ma non dovreste farlo, perché in questo caso le persone che avete conosciuto erano pienamente consapevoli del mentirvi. Erano persone, ovviamente in grado di intendere e di volere, che sapevano perfettamente che arrivate ad un punto della conoscenza vi avrebbero chiuso la porta in faccia. Ok? Adesso, nel presente, con questa regina di coppe e questo 3 di bastoni, la situazione sembra cambiare. C'è qualcuno, ve lo dicevo con questa regina di coppe, che rispetto al passato, dato da questo 5 di pentacoli, c'è qualcuno che invece sta andando a vedere oltre il vostro aspetto fisico, che non vuole conoscere la persona che voi siete solo e meramente da un punto di vista fisico, di appagamento sessuale, come invece appunto ci dice il 5 di pentacoli. Bensì sono persone che vogliono andare al vostro cuore, che vogliono cercare di capire che emozioni potreste provare, se eventualmente c'è compatibilità anche caratteriale. Qui c'è un bello scarto, ragazze, tra passato e presente, poi vedremo anche bene il futuro, però evidentemente qualcosa che non è andato bene nel passato chiaramente c'è. Solitamente in questa tipologia di stese il 5 di pentacoli esce sempre. Se andate anche a rivedere dei video precedenti che ho fatto in questi mesi dell'apertura del canale e che hanno proprio come argomento base
appunto queste tipologie di conoscenze, il 5 di Pentacoli c'è sempre. Perché chiaramente sul web è molto facile, ragazze, e parlo proprio per esperienza personale, e sui social appunto incappare in persone che vogliono soltanto un mero appagamento di tipo sessuale, sia negli uomini che nelle donne. È chiaro che bisogna cercare di comprendere chi abbiamo davanti, dando tempo al tempo, senza affrettare i tempi, senza voler tutto e subito, senza investire necessariamente tutto e subito in una determinata persona. Fermo restando, aperta e chiusa parentesi, ma questo, ragazzi, ve lo ricordo sempre, che chiaramente sui social si possono fare anche conoscenze poco piacevoli. Quindi mi raccomando, tutelatevi sempre, perché personaggi di dubbia moralità e di dubbia salute mentale ce ne sono parecchie. Quindi mi raccomando, tutelatevi sempre. E tutelate anche le persone che amate, se avete amiche, sorelle, figlie, perché il mondo social è meraviglioso, mette in contatto anche persone che possono arrivare ad amarsi, perché conosco molte storie di persone conosciute appunto sui social che ad oggi, dopo diversi anni, sono ancora insieme e hanno un rapporto bellissimo e pulitissimo, ma ci sono state anche storie con un epilogo ben diverso. Quindi mi raccomando, prestate attenzione, e parlo ovviamente anche per appunto esperienza totalmente personale, per cui ho vissuto una situazione da incubo. Allora, vediamo appunto però quali sono gli ostacoli, cosa c'è che non va. Abbiamo visto i pro, vediamo ovviamente i contro. Allora, e il 10 di coppe. 10 di coppe ovviamente, ragazze, in accezione negativa. Allora, il 10 di coppe rappresenta, guardate qua, una famiglia. Qui c'è una mamma, qui in fondo c'è un papà e qui ci sono due bambini, una femmina e un maschio, che stanno passeggiando in questo bellissimo giardino, probabilmente appunto giardino dell'abitazione familiare. Allora, in accezione negativa, il 10 di coppe rappresenta delle grosse problematiche familiari, cioè le conoscenze che avete fatto sino ad ora possono aver provocato nella vostra famiglia, nel caso in cui ad esempio voi siate impegnate o abbiate avuto una storia interrotta magari proprio a causa appunto di conoscenze social un po' troppo invadenti, ecco appunto avete avuto delle conoscenze che in qualche modo hanno portato grossi litigi, addirittura rotture appunto e separazioni con partner che avevate o che avete ad esempio tuttora. Hanno causato problemi in famiglia, nell'ambiente familiare, hanno tolto armonia al vostro ambiente familiare. Quindi appunto causando litigi, allontanamenti, separazioni o addirittura rotture definitive. Ci sono state, potrebbero esserci state, liti dovute alla gelosia, dovute alla possessività, dovute alla presenza di più persone, parliamo di un 10 di coppe, che potrebbero in qualche modo essersi intromesse nella vostra vita sentimentale ufficiale, o potrebbero essersi intromesse in una frequentazione che per esempio appunto avevate in essere in quel preciso momento, non per forza un rapporto ufficiale, un matrimonio, una convivenza, ma magari avevate una conoscenza che si è rovinata proprio a causa del sospetto della presenza di un po' troppi corteggiatori sui social. Oppure questo 10 di coppe ci riporta al significato del 5 di pentacoli,
ossia potreste aver conosciuto persone che erano impegnate, sposate, con una famiglia, addirittura appunto anche con dei figli, e che, come vi dicevo prima, vi hanno mentito e quindi vi hanno inserito in rapporti poco puliti, non alla luce del sole, che hanno causato sofferenza e inquietudine, ovviamente nella consultante, quindi in voi. Queste situazioni, vi ripeto, hanno provocato nel vostro cuoricino, perché parliamo di coppe, delle forme di grande insoddisfazione, proprio come vi dicevo prima, delle forme anche di dolore, di rimpianto, di rimorso. Rimorso perché appunto magari avete tradito qualcuno per colpa di qualche conoscenza che vi sembrava potesse sfociare in qualcosa di importante, appunto fatta sui social. Oppure avete in qualche modo messo la vostra stessa persona e il vostro cuore in, tra virgolette, pericolo, poiché vi siete fidate di una persona sbagliata o anche di più persone sbagliate. Quindi effettivamente queste conoscenze hanno portato a problematiche di cuore, parliamo di coppe, e che riguardano proprio il vostro ambiente familiare, o il vostro, o quello delle persone in questione. Probabilmente sono sorte anche situazioni spiacevoli, imbarazzanti, quali ad esempio, classico, un uomo che si finge single, vi inizia a corteggiare, a scrivere messaggi di una certa importanza e poi voi venite contattate dalla moglie o dalla compagna ufficiale che vi dice che mio marito è uno bip bip, in realtà è impegnato con me e tu fatti da parte. Dunque ci sono state situazioni poco pulite, situazioni difficili, anche da gestire da un punto di vista strettamente emotivo, che vi ripeto hanno turbato anche la vostra vita familiare, la vostra quotidianità, la vostra serenità giornaliera e che in qualche modo hanno allungato la maglia degli ostacoli, delle perplessità, anche appunto dei disordini, nell'ambito appunto della vostra vita privata, invadendo ogni aspetto della vostra vita, per esempio anche le vostre amicizie, il vostro ambito professionale. Quindi si sono create delle situazioni piuttosto difficoltose che vi hanno molto deluso e che vi hanno portato spesso a volervi allontanare proprio dai social. Quindi sicuramente ci avete pensato più di una volta, o magari lo avete anche fatto, di allontanarvi dai social, proprio per proteggere la vostra vita privata. Avete notato dell'invadenza che non vi è piaciuta e avevate pienamente ragione con questo 5 di Pentacoli. Vediamo a questo punto l'ambiente, amici, parenti, eccetera, che vi ruota attorno e nel mondo social. Qui abbiamo la carta della forza. La carta della forza rappresenta sicuramente delle situazioni o una situazione in particolare che sta prendendo piede e che sta emergendo o che emergerà parecchio rispetto alle altre. È una situazione, come dicevo all'inizio con appunto il 3 di bastoni che rappresenta l'attesa, che ha necessitato o necessita o necessiterà molta tenacia, quindi rimanere fisse sul vostro obiettivo
e sicuramente arriverete alla vittoria. Ma sarà una vittoria dove voi utilizzerete delle strategie, delle tattiche mentali. La forza, contrariamente a quanto si possa immaginare, non rappresenta la forza fisica, la forza bruta, ma rappresenta la forza del mentale, una capacità persuasiva che parte dalle parole. Guardate questa giovane donna come riesce a domare questo drago così inferocito. Ovviamente non lo fa con la sua forza fisica, ma lo fa con la sua astuzia, con la sua intelligenza, col suo sapere cosa dire e quando dirlo. Ecco, è un po' così che voi agirete e vi comporterete. Ed è così che molto probabilmente una persona in particolare, o addirittura più di una, si comporteranno nei vostri confronti, cioè cercheranno di corteggiarvi in maniera efficace e veemente, ma utilizzando molto una bella dialettica, una comunicazione importante e spigliata. Non sono le classiche persone che iniziano una conoscenza con ciao, sei bellissima, andiamo a prenderci un caffè, ma sono persone con le quali si riesce evidentemente ad avere una capacità comunicativa che va ben oltre queste affermazioni così minimali e a volte direi anche un po', insomma, riduttive. È chiaro che troverete evidentemente una persona che farà il caso vostro, perché se voi sino ad ora siete state scontente delle persone che avete trovato appunto fino ad ora, perché voi siete una regina di coppe, una donna intelligente che ama tutto ciò che rappresenta anche la comunicazione empatica. Vi dicevo che la regina di coppe ha una forte intelligenza emotiva, ebbene voi troverete persone o una persona in particolare che proprio agirà esattamente come voi per arrivare a voi. Arriverà al vostro cuore. Ma è questo quello che vuole fare ed è questo quello che voi state aspettando fondamentalmente. Fermo restando che quindi è una persona che, o sono più persone, che sapranno tenervi testa, perché la forza rappresenta appunto due personalità, entrambi appunto energiche, due personalità entrambe vincenti, due personalità entrambe molto prese, molto eccitate anche. Qui non parliamo solo di sentimenti platonici, la forza rappresenta anche tutte quelle avventure pepate, sessualmente molto interessanti, anche un po' diverse, diciamo così, dall'usuale. Quindi vivrete comunque un qualcosa, o c'è già qualcuno pronto a vivere con voi una situazione appunto di questo tipo, che però avrà un'evoluzione molto diversa da questo 5 di pentacoli o da questo 10 di coppe in accezione negativa. Ma appunto sono persone, o è una persona che vuole arrivare anche al vostro cuore. Quindi non è una persona che si avvicinerà a voi solo ed unicamente per avere appunto un tornaconto di tipo carnale. Anche se ovviamente la forza ci parla comunque, vi ripeto, di conoscenze, di una o più conoscenze, molto interessanti anche da quel punto di vista, ma non solo. Vi ripeto, ci sarà tanta comunicazione, una comunicazione che andrà ad abbattere qualsiasi tipologia di ostacolo. Per esempio, conoscete delle persone che sono distanti da voi a livello geografico, ebbene con la carta della forza queste distanze verranno matematicamente accorciate o comunque non rappresenteranno un problema, perché troverete persone appunto tenaci, forti, coraggiose, pronte anche a fare molti chilometri per comunque venire da voi. Vi ripeto, o c'è già attorno a voi questa persona, perché mi viene nella posizione del presente, oppure appunto arriverà ma proprio a breve. Ma comunque c'è una o addirittura anche più persone che potreste avere
che, vi ripeto, grazie al cielo, riescono un po' a vedere oltre l'aspetto estetico. Qui già vuol dire aver fatto un terno all'otto, Allora, vediamo un po' il filo rosso, cioè che tipologia di rapporti instaurate nel presente ed eventualmente anche instaurerete con queste persone che andrete appunto a conoscere sul web, quindi sui vari social. È il carro. Tra l'altro, mentre vi stavo spiegando appunto la carta della forza, stavo proprio pensando anche alla carta del carro. In un flash mi è venuto in mente, proprio perché appunto parlando in qualche modo di conoscenze piuttosto pepate e anche abbastanza appunto eccitanti, il carro in queste situazioni ci sta a pennello. Perché? Perché il carro rappresenta appunto la vittoria. Qui abbiamo il principe del carro, che è appunto un uomo vittorioso che arriva da una grande battaglia appunto sul suo carro e che riesce a trainare due animali, solitamente sono due cavalli, in questo caso due draghi, completamente opposti, uno bianco e uno nero. Quindi vi ripeto, è una persona, o sono più persone, che voi conoscerete e che in qualche modo voi sentirete affini a voi, nonostante abbiano con voi delle grosse differenze magari caratteriali. I due cavalli, o in questo caso appunto i due draghetti, sono opposti a livello cromatico, a livello iconografico, uno bianco e uno nero. Uno rappresenta la spiritualità, la razionalità, e l'altro invece rappresenta le forze dell'istinto, la passionalità, l'irruenza. Quindi potrebbe anche accadere che voi incontrate persone che inizialmente vi sembrino molto diverse da voi, e lo sono molto diverse da voi, ma in realtà questa cosa vi piacerà e vi terrà ancora di più legate a questa o a queste persone, proprio perché sentirete che in questo caso il famoso detto che gli opposti si attraggono sia vero, verrà concretizzato, perché voi vi sentirete assolutamente prese da persone così diverse rispetto a voi. Diverse anche perché vivono lontane. Il carro rappresenta anche delle situazioni geograficamente distanti, oppure persone distanti a voi in quanto a cultura, in quanto a provenienza sociale, in quanto a professionalità, in quanto a percorso scolastico. Insomma, persone che in qualche modo di primo impatto vi sembreranno assolutamente non aderenti a voi, al vostro modo di essere e di vivere, ma che poi, vi ripeto, vi stuzzicheranno a tal punto da pensare di aver trovato addirittura l'anima gemella. Perché il carro rappresenta proprio la conciliazione degli opposti. Appunto in questo caso i due draghi, bianco e nero, o i due destrieri, bianco e nero. Quindi vivrete delle situazioni molto piacevoli che in qualche modo vi faranno tornare la voglia di sognare, di pensare all'amore. Questo è molto bello, Vediamo il consiglio degli arcani a questo punto. Il sole. Allora, ragazze mie, apritevi assolutamente a questi nuovi personaggi, a queste persone, a queste nuove conoscenze. Il sole rappresenta qualcosa che viene fatto alla luce del sole, qualcosa che fa bene al corpo, al cuore e all'anima. Il sole rappresenta la gioia, rappresenta la felicità. Il sole rappresenta tutto ciò che di bello può offrire, ma vi ripeto, un amore puro, un amore alla luce del sole, quello che molto probabilmente avete sempre cercato sino ad ora e che finalmente riuscirete ad ottenere. Ebbene, gli arcani vi consigliano
vai. Liberati ovviamente da situazioni del passato che non ti hanno portato a nulla di positivo. La carta del Sole arriva da quale altro arcano maggiore? La Luna, il 18° arcano maggiore. Quindi situazioni torbide, situazioni oscure, di menzogne, di falsità. Quindi in questo caso gli arcani vi stanno consigliando di aprirvi al nuovo, a tutto ciò che farà bene alla vostra anima, di vivere la vita quotidianamente, ringraziando anche il cielo per ciò che evidentemente vi viene dato, poiché effettivamente la carta del Sole rappresenta un dono voluto dal karma, perché obiettivamente fino ad ora avete incontrato persone, vi ripeto, di dubbio valore, di dubbia moralità. Lo abbiamo visto con il 5 di Pentacoli e il 10 di Coppe. Ebbene, di fronte a voi c'è un percorso diverso, ragazze, c'è la carta del Sole. Quindi, in qualche modo, nonostante, come vi dicevo prima, con la carta del Carro vi troviate di fronte a persone che apparentemente possono avere delle caratteristiche inconciliabili rispetto alle vostre, prestate attenzione, perché non è detto che sia tutto così impossibile. Ci sarà la persona giusta, o ci saranno più conoscenze che saranno completamente diverse rispetto al passato. E quindi gli arcani vi consigliano di andarci con gioia verso queste frequentazioni, con tenacia, con coraggio. Non fatevi rallentare da pensieri in riferimento, ripeto, al vostro passato e a delle paure che questo passato può aver lasciato su di voi. Perché mi rendo conto che ci si possa sentire chiaramente in difficoltà di fronte ad una nuova conoscenza, perché si può pensare: oddio, non è che questo è uguale a quell'altro? Non sono tutte uguali le persone, ragazze, per fortuna e grazie di Dio, C'è ancora chi è in grado, vi ripeto, di dare, di guardare oltre l'aspetto estetico e di cercare il cuore della Regina di Coppe. Quindi cercate veramente di aprirvi a tutto ciò che vi si presenterà dinanzi. Ripeto e ribadisco quello che vi dicevo io prima, però chiaramente tutelandovi. Quindi cercate di conoscere queste persone. Conoscere non significa affidarsi totalmente ad una persona estranea, Questo lo voglio sottolineare. Significa in qualche modo rispondere a dei messaggi, raccontarsi, cercare di conoscere l'altra persona, ascoltarla, prendersi magari quel famoso caffè, accontentare anche eventualmente i propri desideri, le proprie passioni, sempre però tutelandosi. Ma con la consapevolezza che non sono tutte uguali le persone. Inoltre, questa carta vi vuole consigliare di dare il meglio di voi, di mostrarvi aperte, gioiose, allegre, donne di successo, perché chiaramente questo attira molto di più le altre persone. Mostratevi belle, mostratevi nel massimo del vostro splendore, proprio come ci riporta la carta del Sole. Mostratevi delle donne liberali, autonome, indipendenti, proprio come questa bellissima ragazza che sta cavalcando questo meraviglioso destriero bianco. Fatevi vedere persone equilibrate, ma nello stesso tempo che amano la propria libertà, che non vogliono paletti, ma che non ne mettono. Cerchiamo a questo punto però di capire, comportandosi in questo modo e vedendo un po', diciamo appunto, l'andamento della stesa, che cosa vi aspetta appunto in futuro o per quanto riguarda appunto le vostre conoscenze social.
Mm. Allora, qui abbiamo la carta della morte, che è un arcano meraviglioso, è uno di quelli che io amo di più in assoluto. Allora, la carta della morte rappresenta, ragazze, un enorme cambiamento. Mi sa che prenderete alla lettera però a questo punto la carta del sole, perché vi era appunto consigliato di chiudere col passato e di aprirsi al nuovo. Ecco, ebbene, la carta della morte rappresenta proprio questo. Quindi il chiudere situazioni del passato o comunque situazioni che non vi soddisfano più, situazioni trascinate, conoscenze inutili, persone che vi rendete conto non fanno proprio per voi. Le classiche persone che magari vi rispondono solo a quei 4 post che per loro sono più importanti, persone che magari si esprimono solo con dei like o dei cuoricini in maniera molto infantile, persone che non concretizzano, persone che appaiono e poi scompaiono per giorni o per settimane, persone che paiono non voler proprio approfondire il rapporto, ma tenendolo semplicemente a livello superficiale. Ebbene, queste persone vanno eliminate perché sono considerate dei rami secchi che vi impediscono di evolvere. La carta della morte che cosa sta preannunciando? La chiusura di tutte situazioni appunto sterili che porteranno ad una nuova unione, ecco qui, un'unione confacente a voi, ma totalmente, ve lo dicevo anche con il caro e la forza, diversa rispetto alle conoscenze che avete fatto sino ad ora nel passato e anche nel presente. Voi andrete a vivere un rapporto, una storia d'amore molto importante, vi ripeto, probabilmente con un'anima gemella, con una persona che per voi smuoverà mari e monti, un rapporto d'amore intenso, un rapporto d'amore inaspettato, bruciante, con dei sentimenti molto profondi che appunto uniranno due persone che apparentemente sono molto diverse le une dalle altre. Una figura angelica con una figura demoniaca. Quindi in realtà sicuramente avrete una storia. Sarà una vera storia però, ragazze, non sarà una semplice frequentazione. Quindi cambierete completamente modo di vivere questo rapporto, cambierete completamente persona. Sarà una persona, vi ripeto, molto diversa nelle caratteristiche rispetto alle persone che avete conosciuto sino ad ora. Sarà una persona che vi porterà a un cambiamento, ad una trasformazione veramente e totalmente radicale. Sarà un cambiamento a volte anche drastico, nel senso che evidentemente voi chiuderete in maniera brusca alcune conoscenze che magari parevano essere iniziate abbastanza bene, ma voi sarete stanche e quindi metterete fine in maniera brusca delle situazioni per poter avere finalmente un nuovo inizio. Perché la morte rappresenta sempre qualcosa che muore per lasciare spazio a qualcosa di nuovo. Quindi, per quanto riguarda le tempistiche della carta della morte, non è una carta lenta, anzi direi piuttosto veloce. Di solito si aggira intorno al mese, mesetto e mezzo, ma può arrivare anche come tempistiche entro 2 o 3 mesi, ma proprio al massimo. Voi andrete a chiudere una o più frequentazioni, in modo, vi ripeto, anche molto brusco, per iniziare in maniera molto diretta e veloce delle situazioni completamente diverse che vi porteranno veramente ad un cambiamento anche interiore, ad una trasformazione profonda e inevitabile. Qui arriverà sicuramente qualcosa di nuovo che veramente vi sconquasserà l'anima e il corpo. Queste fiamme rappresentate appunto in questa carta rappresentano proprio questo, un amore bruciante
che però vi renderà felici, perché questa coppia è tutto fuorché infelice. Ma la carta della morte potrebbe anche rappresentare non solo la chiusura di uno o più rapporti per aprirne un altro completamente nuovo, ma potrebbe rappresentare anche un chiarimento molto forte, riequilibratore all'interno di una coppia, cioè ci sarà un'azione molto forte compiuta da voi che imporrà un cambiamento drastico all'interno di una determinata conoscenza. Ossia, per esempio, metterete in chiaro alcuni punti in maniera direi piuttosto veemente, ma questo servirà al vostro rapporto o a questa conoscenza che avrete o che avete già, perché secondo me c'è già veramente qualcuno che vi ha puntato o voi avete puntato qualcuno, comunque ci sarà una comunicazione, vi dicevo con la carta della forza che parte tutto dalla comunicazione. Ecco, una comunicazione che in qualche modo farà capire all'altra persona chi siete, cosa vi va bene e cosa non vi va bene. Di conseguenza è la morte di quella tipologia di rapporto, del gestire quel rapporto in quella maniera per ricominciare con quella persona ma gestendolo in un'altra maniera. Quindi comunque ci sarà una rottura o un allontanamento che sarà assolutamente benefico, o per ricominciare con quella persona, ma in maniera ovviamente diversa e più confacente a voi, oppure per ripartire da capo con una persona completamente nuova. Oppure la morte rappresenta anche il ritorno di una persona con la quale avevate rotto e interrotto un rapporto, momento di rottura che è stato però importante, positivo, perché ha permesso ad entrambi di guardarvi dentro e di conseguenza di ripartire dunque da capo. Conoscenza che potreste appunto aver fatto sui social. Quindi vi ripeto, ci sarà sicuramente un momento di grande veemenza che però sarà assolutamente importante, perché metterà in chiaro le cose tra voi e altre persone o un'altra persona, oppure allontanerà definitivamente il passato, dimenticando e mettendo da parte illusioni, troncando legami, abitudini, situazioni ormai divenute rami secchi, e di conseguenza l'evoluzione prenderà appunto il suo corso. Guardate, questa stesa è iniziata con una carta di attesa, il 3 di bastoni, e termina con un cambiamento. Voi stavate aspettando questo cambiamento ed eccolo qua. Quindi un'evoluzione tanto attesa, eccola qua, finalmente ci sarà e avverrà. Quindi, vi ripeto, ci sarà o un nuovo amore, una persona completamente nuova, oppure ci sarà una persona con la quale chiarirete dopo un bel litigio, ripartendo da nuove basi, oppure tornerà una persona del passato, ma una persona completamente cambiata. Quindi ci sarà veramente una nuova vita per voi, dove tutti gli ostacoli verranno eliminati, ma grazie proprio a questa azione forte che è prevista. Riuscirete a dominare gli eventi e a realizzare tutto ciò che sino adesso, vi ripeto, stavate aspettando. Quindi la vostra attesa iniziale, ragazzi, è destinata a dissolversi molto presto, perché ci sarà un qualcosa, un evento inevitabile, perché la morte rappresenta un cambiamento inevitabile, che porterà ad un movimento inarrestabile degli eventi e che provocherà un enorme cambiamento, portando quindi a nuovi progetti o all'arrivo di una nuova persona. Vi ripeto, i tempi di realizzazione sono abbastanza rapidi, solitamente si aggira intorno alle 3-4 settimane, quindi entro un mesetto circa qui ci sarà un'enorme trasformazione
e finalmente potrete vivere questo amore bruciante che aspettavate da tanto tempo. O comunque finalmente riuscirete a mettere la parola fine a delle situazioni del passato che evidentemente non erano ancora state magari del tutto chiarite. Ecco, avrete modo di chiarire delle situazioni del passato. Comunque sia, l'attesa preconizzata inizialmente troverà appunto la sua fine e finalmente avrete il vostro cambiamento con la persona che evidentemente si confà di più a voi, al vostro modo di essere e ovviamente al vostro modo di vivere l'amore in maniera appunto così romantica, così travolgente, proprio come piace a voi. In bocca al lupo.